Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive. Grazie. Wow, abbiamo l'imperatore per la prima parte di febbraio. L'imperatore, ragazzi, è una carta di stabilità e in molti casi può parlare di padre, di paternità, di tutto quello che riguarda un ordine, una struttura, le regole, ehm, e molte volte fa anche riferimento a una casa, perché è un numero 4 e considerato che parla di qualcuno che ha costruito il proprio impero, lo sento molto collegato anche con una casa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se semplicemente voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche altri indirizzi utili, altri link utili a video che potrebbero interessarvi, come per esempio le previsioni semestrali del 2023, e per contattarmi invece trovate l'email qui, l'email è questa qui, ok? Allora, iniziamo con un 4 di spade, un 7 di coppe, il re di bastoni, 9 di bastoni, il mondo, la carta del diavolo e il 3 di pentacoli. Ragazzi, c'è una situazione un po', come vi posso dire, diciamo statica, perché comunque il 4 di spade è una carta che parla di staticità. Se ci fate caso viene raffigurato come una persona che fa un sonnellino in questo mazzo. È il prendersi un tempo, il prendersi una sorta di riposo. Probabilmente qualcuno ha preso un po' le distanze da una situazione o da una relazione e sta valutando con questo 7 di coppe quelle che potrebbero essere le possibilità, insomma, o se per caso arrivate da un periodo dove semplicemente eravate per conto vostro, perché il 4 di spade parla proprio di guarigione, quindi magari è stata una fase un po' di solitudine, dove magari avete rivisto certi vostri atteggiamenti, comportamenti, adesso siete in questa fase di 7 di coppe, dove appunto siete un po' lì che state valutando quali realmente siano le reali possibilità che avete davanti a voi o quali in realtà potrebbero essere viste più come illusioni. È un po' come se la domanda fosse che qual è la verità? Cos'è che realmente potrebbe funzionare per me o per la coppia? Adesso dipende di se siete single o già in coppia. Il re di bastoni potrebbe essere una persona vicino a voi, potrebbe fare riferimento a quell'imperatore che abbiamo visto all'inizio, quindi o una persona che magari non vedete da tempo, che comunque insomma state, mi viene da dire sognando. Oppure potrebbe essere la vostra controparte, per esempio. Nel caso non abbiate nessuno, ragazzi, sento che è il vostro voler diventare padroni di voi stessi, padroni di una certa situazione. Vi dico questo perché vedo anche questo 9 di bastoni, che è una carta che parla fondamentalmente di barriere. È un consiglio a alzare le vostre barriere o nel caso siate persone che tendenzialmente hanno le barriere alte, forse il consiglio è proprio quello di abbassarle, ma lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. Sta di fatto che dopo, ragazzi, abbiamo il mondo, il diavolo e il 3 di denari. Allora, il mondo è una carta di chiusura cicli, di compimenti, di nuovi inizi anche, mi viene da dire, ma più la sento come il raggiungimento di un obiettivo, però fate attenzione perché c'è comunque questo diavolo. C'è qualche sorta di condizionamento qui che potrebbe essere piuttosto
pesante, diciamo. E il 3 di denari è un po' come se vi invitasse a cercare il progetto, mi viene da dire. C'è qualche cosa che ha a che fare con un progetto scritto, ragazzi, manca un progetto per qualche cosa. È come se fosse una questione legata alla casa, perché qua ve lo dicevo, è come se mancasse un documento, mancasse un foglio. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere 4 di spade. 9 di pentacoli al contrario. La stella e il mago. Sì, ho un po' come la sensazione che qui manchi, essendoci il 9 di pentacoli al contrario, manchi uno sguardo verso voi stessi. Fate bene a prendervi quel periodo che vi siete presi o che volete prendervi, perché ne avete bisogno fondamentalmente, non tanto da un punto di vista fisico, sento in questo caso, ma più da un punto di vista emotivo. È come se aveste bisogno di ritrovare un po' le speranze in qualche cosa. Avete anche la carta del mago, si tratta di capacità di manifestazione, quindi quello che voi state cercando di manifestare e comunque la carta della stella è una carta di sogno. Sì, è come... Avete bisogno di ritrovare la fiducia in voi stessi, sento. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Sette di bastoni e 10 di spade al contrario. 7 e 7, ragazzi. Sì, si sta cercando di valutare che tipo di possibilità lasciare andare fondamentalmente, perché qui c'è un 10 di spade al contrario, il 10 di spade è una carta di tagli, di fine cicli. C'è qualche cosa che non vi appaga più probabilmente. Andiamo a vedere il re di bastoni. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni, la luna al contrario, un re di pentacoli e un asso di spade. Interessante perché ci sono due re, però abbiamo cavaliere, dello stesso seme abbiamo cavaliere re. Non so, come la sensazione che ci sia qualche questione qui, perché c'è la luna al contrario, quindi potrebbe essere qualche paura che ritorna dal passato, o ragazzi, per qualcuno è proprio una persona che risale al vostro passato e che voi vorreste di nuovo nella vostra vita. Ma ho come la sensazione che sia facilmente, scusate, difficilmente concretizzabile questa cosa, proprio per le paure che voi avete. È come se ci fosse da mettere in chiaro delle cose con questa persona. Per qualcuno si tratta di voler rivedere questa persona per chiarire una determinata situazione, perché per voi non è chiusa ancora. C'è ancora qualche cosa che dovete mandar giù, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Asso di denari. Dieci di bastoni e la carta del giudizio. Sì, è proprio, c'è qualche cosa che non riuscite a capire, a comprendere, probabilmente della situazione che ha creato il bisogno di questo 4 di spade e fondamentalmente fate fatica a lasciare andare qualche cosa, ok? Ho la sensazione che dobbiate alzare le barriere. Cioè, qui, ok, il punto è che il vostro problema in questa situazione o in questa relazione sono le barriere. Quindi se le avete basse dovete alzarle, se le avete troppo alte dovete abbassarle. Perché poi è questo che impedisce questo nuovo inizio dell'asso di denari. Di nuovo una carta che parla di passato. Andiamo a vedere la carta del mondo.
6 di coppe e imperatrice. Wow, sono usciti imperatore e imperatrice. Quindi fortemente per qualcuno potrebbero essere il padre e la madre in questa situazione, dove magari se voi siete i figli e state cercando di iniziare qualche cosa per conto vostro, sento che vi piacerebbe essere più indipendenti per certi versi, magari anche da un punto di vista economico, se non solo dal punto di vista, diciamo, energetico, dell'energia che avete per mettere in questo progetto, da mettere in questa cosa nuova, però è come se doveste proteggervi un po' di più, sento, rispetto al mondo esterno, ok? Per qualcuno, mondo, sei di coppe e l'imperatrice parla di maternità, parla di bambini e di gravidanze. Quindi, se non è quello che volete, fate attenzione in questa parte prima parte di febbraio, insomma. Andiamo a vedere il diavolo. È come se qua riusciste a raggiungere un traguardo che apparentemente vi sembra il vostro sogno, la vostra fiaba, come se fosse troppo vero per essere, cioè troppo bello per essere vero. Guardate, poi abbiamo il diavolo spiegato da un cavaliere di spade, un 7 di pentacoli e il 5 di coppe. C'è qualcosa in questa situazione, ragazzi, che con questo diavolo, perché qui abbiamo una carta molto veloce e una carta praticamente ferma, statica, perché è una carta di attesa, il 7 di pentacoli. E poi abbiamo anche questa carta di chi ha perso un'occasione. Fatemi vedere anche il 3. Allora, il 3 di pentacoli è spiegato dal fante di coppe e dagli amanti. Allora, ho come la sensazione che qui ci sarà potrebbe esserci qualche cosa durante questa fase di compimento, di raggiungimento del sogno, di quello che potrebbe essere per voi l'obiettivo che avevate qui a inizio lettura. Con il diavolo, ragazzi, ci potrebbe essere qualche condizionamento, ve lo dico. Normalmente parla di una sorta di tossicità che può essere vostra propria, e qui vediamo che c'è una persona che si mette le mani nella testa, non sa da che parte cominciare, letteralmente. Quindi potrebbe anche essere il vostro ego, o semplicemente potrebbe esserci una sensazione di fretta in tutto questo. Però il punto è che poi vedo il fante di coppe, la carta degli amanti e un 3 di, di pentacoli, quindi è come se iniziasse veramente qualche cosa di stabile. Potrebbe essere che qualcuno vi fa una proposta di un amore duraturo, di un progetto di vita insieme, ragazzi. Il 3 di pentacoli fa riferimento anche alle ristrutturazioni delle case, ai progetti comuni, e il 4 di, scusatemi, è l'imperatore, che è un numero 4, fa riferimento alle case. Il mondo parla anche di trasferimenti, quindi davvero per qualcuno si potrebbe trattare di muoversi a casa del partner o della partner, insomma, provare una sorta di convivenza, ma essendoci il diavolo, fate attenzione agli equilibri alle dinamiche che si instaurano, perché è come se vedessi che una parte delle due è più determinata, mentre l'altra è un po' più statica, un pochettino più, come vi posso dire, tranquilla, mi viene da dire. Mm? Però ecco, il sogno qui lo vedo, la capacità di recupero, la valutazione. Questa sì, lo sento che per molte persone potrebbe essere una persona del passato dalla quale probabilmente avete bisogno di staccarvi, ok? Anche qui c'è un 10, è una carta di deresponsabilizzazione, il 10 di bastoni. Avete bisogno di lasciarvi indietro delle cose per riuscire ad iniziare in modo nuovo. Il punto è che manca qualche tipo di comunicazione, qua lo vediamo, no? Probabilmente avete una questione in sospeso con questo re di bastoni che non vi permette di andare avanti, che sia a livello magari legale o che sia magari, non so, a livello di un discorso in sospeso. Ecco, è come se questa cosa che non fosse chiusa non vi permetta di andare avanti, anche se guardate poi nella seconda parte, vedo che si evolvono in modo molto diverso le cose. C'è quello che è l'inizio di un progetto di vita. Attenzione all'ego, solo questo. Il diavolo mi sembra una carta che possa portarvi a pensare
più a quello che non avete, piuttosto che a godere di quello che già avete. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una carta delle fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi scrivono, che scrivono i commenti, che mi scrivono nelle mail, perché per me è sempre un piacere leggervi. Non ho più tanto tempo di rispondere, ma se poi ci fosse qualche commento che ha bisogno di una risposta, magari pubblicherò qualche video dove li raggruppo. Quindi di nuovo grazie alle persone che lasciano i commenti, che mettono i like, che si iscrivono, che condividono, che lasciano le donazioni, quindi grazie davvero di cuore a tutti perché per me è molto importante. Bene, ok, grazie. Vediamo che carte abbiamo. Wow, rigenerazione, carta numero 46 e qui fa vedere letteralmente una pianta che ricomincia a germogliare dopo una sorta di distruzione di massa, perché qui a quanto pare è stata un'eruzione vulcanica che ha, quindi diciamo un evento esterno che ha un po' destabilizzato la vita di questa pianta, ok? È un po', lo sento molto in linea con la carta della morte, no? Questa rigenerazione, questa rinascita, che con il giudizio al contrario qui fa un po' fatica, ma ci arriverete, ci arriverete. E poi abbiamo Yang, che è una carta che parla di divino maschile, è una carta di azione, è una carta di movimento ed è una carta di inizio, è anche una carta numero 1. Vi faccio presente che sono disegnate quasi allo stesso modo, con questa sfera, con questa palla di luce che appunto può essere l'inizio, la scintilla di un'energia, di un qualche cosa di nuovo, ok? Bene, un ultimo messaggio da parte delle fatine e per te che ti sei fermato o fermata fino a qui, ho in promozione per febbraio, visto che febbraio comunque è il mese dell'amore, sono in promozione la lettura sulla coppia, nel caso tu sia in una relazione e nel caso tu sia single, ci sarà l'identikit della prossima fiamma, insomma, della prossima relazione in offerta in promozione fino al 28 di febbraio. Unità. Ragazzi, sento che qualche cosa qui diventerà il vostro mondo. Wow, sì, è bellissimo, è come la sensazione perché andrete a completare qualcosa. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!